Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Domar Teopharma. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'ha Domar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Domar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Domar? Domar ha un farmaco a base del principio attivo pinazepam, appartenente alla categoria degli ansiolitici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teopharma. Domar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Domar 25 capsule 10 mg. Domar 25 capsule 2,5 mg. Domar 25 capsule 5 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teopharma. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: pinazepam. Gruppo terapeutico: ansiolitici benzodiazepinici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: ansia, insonnia. Il Domar a marchio registrato è indicato soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. La dose di Domar a marchio registrato deve essere decisa dal medico curante in quanto essa è molto variabile a seconda delle caratteristiche del soggetto trattato. Il trattamento dovrebbe essere iniziato con la dose consigliata più bassa e la dose massima non dovrebbe essere superata. Prima di iniziare il trattamento con Domar a marchio registrato, il paziente dovrebbe essere controllato regolarmente per diminuire, se necessario, la dose o la frequenza dell'assunzione e per prevenire l'iperdosaggio dovuto all'accumulo. Ansia. La dose iniziale consigliabile è di 5 mg, divisi in 2 somministrazioni a distanza di 12 ore l'una dall'altra. La gravità del caso e la variabilità della risposta individuale possono consigliare, a giudizio del medico curante, di proseguire la terapia con una posologia diversa variabile tra i 5 e i 20 mg al giorno. Negli anziani, soprattutto se debilitati, la dose iniziale andrebbe ridotta a 2,5 mg. La dose iniziale ridotta è consigliabile anche nei pazienti affetti da insufficienza renale o epatica. A giudizio del medico curante ed in base alla risposta individuale, potrà essere successivamente utilizzata una posologia diversa. Nei bambini l'uso delle benzodiazepine non è consigliabile. Tuttavia laddove si ritenga necessario usarle, la dose giornaliera deve essere stabilita dal medico curante, tenendo conto del peso e dell'età del soggetto. Il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile. Il paziente dovrebbe essere rivalutato regolarmente e la necessità di un trattamento continuato dovrebbe essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente ha senza sintomi. La durata complessiva del trattamento, generalmente, non dovrebbe superare le 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso, ciò non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Insonnia. La dose iniziale consigliabile è di 2,5 mg, da assumersi prima di andare a letto. Negli anziani, soprattutto se debilitati, la dose iniziale non dovrebbe superare 2,5 mg. La dose iniziale ridotta è consigliabile anche nei pazienti affetti da insufficienza renale o epatica. A giudizio del medico curante ed in base alla risposta individuale, potrà essere utilizzata successivamente una posologia diversa. Il trattamento dovrebbe essere il più breve possibile. La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a 2 settimane, fino ad un massimo di 4 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In caso affermativo, non dovrebbe avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Controindicazioni: miastenia grave, ipersensibilità accertata verso il farmaco, grave insufficienza respiratoria, grave insufficienza epatica, sindrome d'apnea notturna, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, tolleranza. Una certa perdita di efficacia agli effetti ipnotici del Domar a marchio registrato può svilupparsi dopo un uso ripetuto per alcune settimane. Dipendenza. L'uso di Domar a marchio registrato può condurre allo sviluppo di dipendenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'assunzione concomitante con alcol va evitata. L'effetto sedativo può essere aumentato quando il medicinale è assunto congiuntamente ad alcol. Ciò influenza negativamente la capacità di guidare o di usare macchinari. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Domar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Domar durante la gravidanza e l'allattamento? Se il prodotto viene prescritto ad una donna in età fertile, ella deve mettersi in contatto con il proprio medico, sia se intende iniziare una gravidanza, sia se sospetta di. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare o utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata. Vedere interazioni. Effetti indesiderati: sonnolenza, sonno improvviso durante il giorno, ottundimento delle emozioni, riduzione della vigilanza, confusione, affaticamento, cefalea, vertigini, debolezza muscolare, atassia, visione doppia. Questi fenomeni si presentano solitamente all'inizio della terapia e. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva di Domar a marchio registrato non dovrebbe presentare pericolo per la vita, a meno che non vi sia l'assunzione concomitante di altri deprimenti dell'SNC, incluso l'alcol. Nel trattamento dell'iperdosaggio di qualsiasi farmaco, dovrebbe essere considerata la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze. A seguito di una dose eccessiva di Domar a marchio registrato dovrebbe essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie se il paziente è privo di conoscenza. Se non si osserva miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, dovrebbe essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. L'iperdosaggio da benzodiazepine si manifesta solitamente con vario grado di depressione del sistema nervoso centrale che varia dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi, i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il laurosflumazenil-Lauro-S può essere utile come antidoto. Proprietà farmacodinamiche. Il pinazepam è una benzodiazepina con caratteristiche generali simili a quelle del diazepam. Agisce prevalentemente, a livello del sistema nervoso centrale, sui recettori direttamente attivati dall'acido gamma-aminobutirrico, GABA, provocando proprietà farmacocinetiche. Le benzodiazepine sono rapidamente e completamente assorbite dopo somministrazione per via orale. Il picco della concentrazione plasmatica si manifesta dopo 30-120 minuti. Le benzodiazepine hanno in genere un elevato coefficiente, dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici hanno evidenziato un elevato margine di sicurezza nell'uso di pinazepam. L'AT50 nel ratto a 5819 mg/kg per os e 622 mg/kg per via intraperitoneale. Nel topo A rispettivamente, elenco degli eccipienti: CPS 2,5 mg, lattosio, magnesio stearato. Costituenti dell'involucro: biossido di titanio, E171, gelatina. CPS 5 mg e 10 mg, lattosio, magnesio stearato. Costituenti dell'involucro: biossido di titanio, E171. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.